Ragazzi, è ufficiale. Binox, io ti amo! Quando fu annunciato il remake di Crash Team Racing ero un po' scettico ma anche stupito dal lavoro grafico ed estetico che era stato applicato su questo progetto. Ma io non mi sarei mai immaginato questo! Ragazzi, nelle ultime settimane, tra notizie trapelate nei vari forum e lo State of Play di Sony, abbiamo ottenuto tantissime news su CTR Nitro Fueled e devo dire che io non ricordo un Crash Bandicoot che mi abbia così tanto emozionato a livello estetico e grafico dai tempi della PlayStation 1. Oltre all'aggiunta delle skin originali, ovvero il low poly dei personaggi, e la quasi certa ormai presenza di Crunch Bandicoot all'interno del roster di CTR e la possibilità di switchare le host originali e quelle riarrangiate, è stato anche reso noto che saranno presenti 13 piste di Crash Nitro Kart. Lo so, si possono dire tante cose su Crash Nitro Kart a livello ludico, ma a livello estetico ci sono davvero delle belle piste. E dato che stiamo parlando di un lavoro di rimodellazione delle varie piste, anche di quelle originali di CTR, sono sicuro che Binox farà un lavoro eccelso e già abbiamo visto alcune. Io sono Akuka ed in questo particolare video andremo ad analizzare le 13 piste di Crash Nitro Kart! Partiamo da Inferno Island. Questa pista non mi fa impazzire, devo ammettere, perché oltre ad essere troppo semplice, praticamente un cerchio, è troppo simile a Baia Crash, soprattutto all'inizio. L'aggiunta di quella grotta così, diciamo, spoglia, non aggiunge un granché. Jungle Boogie è sicuramente più interessante a livello estetico. In questa pista si alternano zone giunglose con quella tipica pavimentazione in legno ed altre con idoli e costruzioni azteche. Anche questa è un po' troppo semplice, con poche deviazioni e pochi guizzi. Tiny Temple, da non confondere con Tempio Tigre in CTR, anche se ne richiama un po' l'aspetto in prima istanza, con questa atmosfera un po' cupa che rimanda al livello di Naughty Dog. Ad un tratto però entriamo in una zona che invece ricorda moltissimo Grotte Mistero, con quella biforcazione famosa. Dopodiché faremo un giro della morte, perché sempre bisogna fare un giro della morte in Nitro Kart. Ecco, questa ha già una spinta in più, un qualcosina in più, però sempre nell'ambito della mediocrità. Meteor Gorge è la prima delle piste in ambientazione glaciale. Ecco, questa veramente non mi piace per niente. È veramente spoglia, vuota, non mi piace affatto. E ovviamente il paragone con le tempeste e Valico Polare è veramente impietoso. Quelle due piste sono ovviamente 3 spanne sopra. L'unica cosa positiva è che comunque l'effetto della tempesta di neve è reso abbastanza bene. Ecco, Barren Ruins è una di quelle piste che mostra un po' di carattere, un po' di grinta. Si parte da una zona innevata per poi proseguire su una struttura che mi ricorda molto quella in cui slittavamo con Aquaku in Of the Titans. Si prosegue con questa pavimentazione lastricata e poi si arriva alla parte bella, questa grotta in cui dovremo utilizzare le ruote gravitazionali. Da quello che è trapelato, questo tipo di ruote non saranno presenti all'interno del gameplay del gioco, quindi questo aspetto penso che potrebbe andare un po' a perdersi, però vedremo. Deep Sea Driving è una forse delle poche piste in Crash Nitro Kart che mantiene la sua bellezza estetica per tutto il tracciato. Nel trailer è già stato mostrato qualcosa di questa pista e se da un lato sono rimasto estasiato dal punto di vista estetico e della resa grafica con cui è stata realizzata la grotta con quei cristalli così splendenti, dall'altro non si può non notare che questa è una delle piste che soffriranno di più della mancanza di queste particolari tipo di gomme gravitazionali.
probabilmente la pista più iconica di tutto il gioco, ovvero Out of Time. Essa non è affatto la più bella pista del gioco, infatti si ha sempre troppo la sensazione di ridondanza con Canyon Dingo di CTR, ma a un certo punto arriva lui, quel famosissimo orologio che dovremmo attraversare. Bellissimo, meraviglioso. Certo, c'è anche da capire qui come verrà resa la cosa, dato che non si potranno utilizzare le ruote gravitazionali. Spero proprio che verrà inserita, altrimenti sarebbe davvero... in assoluto la mia preferita, ovvero Clockwork Wumpa. Di questa pista si è già visto anche fin troppo, a livello estetico è una bomba. A mio avviso è l'evoluzione di Rocca Cortex, pista che viene richiamata più volte all'interno di questo tracciato. Tutti quegli ingranaggi, quegli orologi giganteschi, quella pavimentazione di legno, il suono delle campane, veramente splendida, veramente la mia preferita. Non è molto semplice come pista, anche forse un po' stretta, quindi non sarà facile non sbattere, però veramente adorabile come pista. Thunderstruck invece non mi piace per nulla, cioè non mi dice, in realtà non c'è un motivo per cui non mi piaccia, ma non esistono neanche dei motivi per cui mi aggrada, è veramente completamente anonima. Assembly Lane invece incomincia con una zona estremamente fangosa che richiama notevolmente Tiny Arena di CTR. L'atmosfera di futuro distopico industriale viene resa abbastanza bene. Dopodiché si entra in una zona che richiama tantissimo il laboratorio engine, forse anche troppo. In generale questa pista sa un po' di miscuglio, non troppo ben amalgamato, però devo dire che l'atmosfera, diciamo da Jack 2 e Jack 3 per intenderci, è resa abbastanza bene. Che dire di Android Alley? Probabilmente la seconda pista più iconica di tutto il gioco. Un livello molto basato sulle gomme gravitazionali e questo mi spaventa un po'. Indimenticabile il treno che bisogna evitare correndo sui muri. In generale è una pista un po' confusionaria e non dico che ogni volta che la provo io sbaglio sempre strada, ma ormai l'ho detto. Parlare di Electron Avenue è quasi superfluo, dato che ci hanno fatto vedere tutta la pista, ma sia l'originale sia soprattutto quella del remake hanno una bellezza estetica incredibile, sono una gioia per gli occhi, con questa ambientazione futuristica, con questi neon fucsia fluorescenti che contribuiscono a dare spettacolarità che il gioco originale non aveva, ma che adesso per fortuna ha. Di Hyper Spaceway ho un po' di timore perché in generale è una pista molto basata sullo spazio, quindi sulla gravità e sui portali. Quindi, dato che non ci saranno le gomme gravitazionali, non so se questa verrà introdotta. Vedremo. In generale però devo dire che non mi dispiace, la ritengo forse un passo indietro rispetto a Stazione Oxide, ma comunque abbastanza gradevole. Ed eccoci qua ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. È stato un modo anche per rivivere, per ridare lustro ad un gioco che è stato essenzialmente sfortunato. Certo ha molti difetti, ma forse è stato anche un po' troppo bistrattato. Ovviamente il paragone con Crash Team Racing è umiliante quasi. Per fortuna questo remake almeno gli può dare un po' di giustizia. Sfondate il tasto di mi piace se vi è piaciuto questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina per ricevere gli avvisi delle mie prossime pubblicazioni e mi raccomando statemi bene, io vi do un grosso abbraccio e sempre fino alla fine. Viva Crash Bandicoot! E anche Nitro Kart! Viva Nitro Kart!